Buongiorno ragazzi da Sanliurfa. Buongiorno e ben trovati da questa grandissima città e anche dal muezzin che sta facendo il richiamo alla preghiera del venerdì, perché oggi è venerdì. La città di Sanliurfa, chiamata dai locali anche Urfa, è una grande metropoli di oltre 2 milioni di abitanti che si trova tra il Tigri e l'Eufrate. Infatti ieri abbiamo attraversato l'Eufrate per arrivare qui e quindi siamo proprio nella parte nord dell'antica Mesopotamia. Bellissimo, quella che studiavamo sui libri di scuola, ragazzi. Quando abbiamo letto della Mesopotamia, ci sono illuminati gli occhi. La città di Urfa, dove ci troviamo oggi, è una città per molti molto importante. Perché di fatto sembra dalle scritture che sia la città di nascita di Abramo, il profeta Abramo. Come detto, oggi è venerdì, giornata di festa, e infatti il luogo è ricco di persone che vengono tutti a venerare questa piscina piena di carpe, il cui nome è Balikli Golu. Il lago Balikli Golu è conosciuto anche come piscina di Abramo. Abramo, appunto, è un profeta che visse nel 2000 a.C. proprio qui a Sanliurfa, o meglio conosciuta come Urfa. Abramo andava contro gli ideali di onnipotenza del re Nimrod, ovvero il re qui di Urfa, quindi lo contrastò. E per questo praticamente ovviamente il re non andava giù di avere un personaggio così influente contro, e quindi si decise di gettarlo dall'alto della rupe, che è praticamente qui dietro il giardino, alle nostre spalle, e bruciarlo in un secondo momento. Qui dove adesso c'è questo lago fu acceso un grande fuoco e Abramo fu gettato dalla collina antistante per bruciarlo vivo, ma il fuoco, per volere di Allah, si tramutò in acqua. Non solo, e pare che le braci stesse, vive, rossastre, si tramutarono in pesci anch'essi rossi, e è per questo che oggi è un laghetto così visitato e così popolato da queste carpe che non sono di fatto rossastre, ma probabilmente si sono tramutate nel tempo, diciamo così. Questo è un po' quello che recita il Corano. Esatto. Come vi abbiamo detto, il lago si è formato proprio nel punto esatto in cui cadde Abramo, e pensate un po', tutto intorno pare che si formarono dei giardini di rose. Infatti oggi c'è un bellissimo parco frequentato da tante persone. E un'altra curiosità: i pesci ovviamente sono considerati sacri e quindi non vengono assolutamente né pescati né mangiati. Vengono invece adorati e viene dato loro il mangime. Infatti ci sono tanti venditori di questi semini, questi chioschetti che vendono dei semini per chi volesse dare da mangiare a questi pesci. Infatti sono cicciottelli, sono grandissimi. L'unica pecca è che oggi purtroppo manca il sole e sarà così per almeno 3-4 giorni. Vabbè, però ci permette comunque la visita anche un poco in toni grigi. Facciamo tutto il tour del lago e vediamo anche questi bellissimi giardini. Qui c'è anche una piccola moschea chiamata Doseme Moschea, dove c'è anche il gatto che fa da usciere. Qua dentro, ragazzi, c'è un'altra piccola moschea dove si ritiene che fosse il punto esatto in cui Abramo cadde giù dalla rupe, da dove, diciamo, di fatto partì la formazione di questo lago. Si ritiene anche che queste acque di questo laghetto siano benefiche, salutari e curative. Infatti abbiamo visto molte persone comunque tendono a toccarle e a bagnarli e pregano qui davanti. Quella è proprio la collina di cui vi parlavamo poc'anzi, sulla quale si erge il castello di Urfa. Castello, o meglio parte di esso, che risale, pensate un po', all'epoca delle crociate.
di cui rimane veramente ben poco, ovvero il muraglione esterno e le 2 colonne. Si può salire lassù e pare che si veda un bellissimo panorama, ma all'interno del castello non vi è rimasto praticamente nulla, è andato tutto distrutto. Il castello si trova nella zona sud dell'attuale città di Sanliurfa, il cui nome precedente nell'antichità era Urfa. Però a tutt'oggi la chiamano ancora tutti Urfa. Infatti ieri ci hanno fermato a un posto di blocco della polizia e ci hanno chiesto dove andassimo. Noi gli abbiamo detto che andavamo a Sanliurfa e lui ha detto a Urfa. Ovviamente in turco, no, in inglese, parlava mezzo turco, parlava mezzo Quindi sì, per dirvi che comunque colloquialmente oggi tutti la chiamano Urfa. Via, scappiamo, fuggi. Ci ha sorpreso il temporale. Tutti che scappano. Stavolta diluvia. Grandine. Anche la grandinata. Andavano anche le macchine. Dobbiamo attraversare qui. E non si attraversa. 5 minuti ragazzi, è venuto giù il diluvio e dobbiamo attraversare la strada, come si fa? E c'è da cantare. E tanto per cambiare ripiove. Tanto se ne è presa poca oggi. Siamo rientrati dentro Charlie, riscaldamento a manetta, fradici come pulcini. Ci siamo cambiati ovviamente, ci siamo un po' riscaldati. Abbiamo mangiato una cosa al volo, una pasta ci siamo fatti perché ci serviva un qualcosa di caldo, una pasta al pomodoro e poi siamo ripartiti subito dopo. Stiamo viaggiando con tappe piuttosto sostenute e, come vi abbiamo detto più di una volta, insomma, abbiamo dei giorni di visto contati, quindi cerchiamo di ottimizzare tutti gli spostamenti e i tempi. Dove stai in maglietta? Fa caldo, nonostante la pioggia. È un lungo tragitto di spostamento attraversando i campi verdi della Mesopotamia, perché questi sono i campi che stanno tra il Tigri e l'Eufrate. Sì, ma siamo al confine con? Stiamo costeggiando praticamente il confine con la Siria e poco più avanti c'è anche il confine con l'Iraq.
siamo veramente a tipo nell'angolo 20 km dalla Siria e poco più dall'Iraq, quindi siamo in un punto veramente triangolo di terre particolari. Sempre nella regione del Kurdistan. Ragazzi, stiamo procedendo, visto che sta scurendo, diventa buio, verso la prossima tappa dove ci fermeremo per la notte. Vi volevo segnalare che questa cittadina Kiziltepe, stiamo entrandoci proprio adesso, praticamente è a pochissimi chilometri, vedete quel cartello giallo che indica un altro stato, e l'altro stato è la Siria, perché laggiù alla fine di questa strada c'è il confine con la Siria, quindi di fatto siamo nella cittadina turca più vicina al confine siriano. È in Iraq, allora si va sia in Siria che in Iraq. Abur dovrebbe essere in Iraq, questa è la strada che porta in Siria. Più vicini di così non ci siamo mai stati. No. Ma noi ora proseguiamo, entriamo all'interno di questa città, non ci fermeremo, faremo una deviazione, la strada che prenderemo va verso l'interno e ci porterà alla prossima tappa. Ma sono pochi chilometri. Sì, manca una ventina di chilometri e poi siamo arrivati. Abbiamo individuato un'area per i camper. Esatto, stanotte, se c'è posto, questo non lo sappiamo, vogliamo andare in una area sosta camper, anche perché dobbiamo fare tutti i servizi per Charlie, quindi siamo completamente senza acqua, dobbiamo scaricare le grigie e le nere e così ci faremo anche la doccia poi noi, insomma, quindi approfittiamo in una sosta di una notte. E una cosa molto importante che ho dimenticato, pare ci sia anche la lavatrice e dobbiamo fare assolutamente la lavatrice perché abbiamo un sacco gigante di panni sporchi. E questa città dove arriveremo, tra l'altro, è un luogo che ci hanno consigliato dei signori turchi che abbiamo incontrato nella città antica di Tlos. Infatti, quando stavamo tornando dalla visita delle rovine di Tlos, che avete visto qualche video fa, arrivati da Charlie è passata una macchina di signori turchi e sono sempre molto carini, ti vogliono conoscere, vogliono sapere da dove veniamo e quindi che fai, dove vai, chi sei, e allora ci hanno detto di visitare. Una era Sanliurfa, che avete visto poco fa, e l'altra città è questa dove arriveremo e poi vi racconteremo tutto. Dietro cosa strane sfisce.
In questa città non si può venire certo con le macchine, visti gli scalini, e quindi al posto delle macchine abbiamo i cavalli. Va bene questo cavallo. Ciao! Sei nervosetto te, eh? Buongiorno! Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come vedete oggi è un po' nebbiosa. Sì, ancora il sole non ha diradato questa grande nebbia che ci ha avvolti e che ha avvolto anche il nostro Charlie, che al momento si trova bello tranquillo parcheggiato al Caravan Park. Abbiamo trovato su Park4Night e non so se l'abbiamo già detto, ma siamo nella città di Mardin. Qui abbiamo dormito stanotte, ieri sera abbiamo fatto tutti i servizi, comprese 3 lavatrici. 3, Però i panni sarà duro asciugarli. Sì, speravamo nella mattinata di sole, invece purtroppo sono sprovvisti di asciugatrice, quindi l'abbiamo stesi a degli stendini un po' così improvvisati. Però vabbè, ci attrezzeremo dopo con il riscaldamento e con Charlie per asciugarli. Sì. Questa città ci è stata consigliata sempre da quei signori turchi che abbiamo incontrato a Tlos ed è stato un bel consiglio, perché questa è una delle città più belle di tutta la Turchia. Esatto. Che si erge su questa montagna, su questa collina, che offre un bellissimo panorama a 360 gradi sulle pianure della Mesopotamia, ovviamente quando abbiamo il solicino. E quando non c'è questa fitta nebbia, però è piuttosto presto perché non sono nemmeno le 10 di mattina, quindi speriamo ancora magari in una visuale prima di scendere, però vabbè, è bella questa città, è particolare. Innanzitutto è stata resa insignita, diciamo, dall'UNESCO come patrimonio. È molto particolare, sembra di entrare veramente in un mondo a sé, perché è tutta colorata con queste pietre color ocra, questo beige marroncino, quindi completamente distaccata dal resto che c'è intorno, perché in fondo alla collina troviamo la nuova città di Mardin, che è una metropoli ultramoderna. Ci siamo passati ieri sera, veramente grattacieli da tutte le parti, sì. Centri commerciali giganteschi. Esatto, una grande città, quindi fa molto da contrasto, cioè arrivare qui e vedere completamente questa collina, perché di fatto è un'intera collina con questi vicoli, con gli animali ancora da tiro, come i muli che fanno da spazzini, da netturbini, i cavalli che vengono usati nelle strette vie per trasportare le cose, quindi è veramente particolare. Per non parlare poi degli edifici storici che sono eccezionali. Qui alle nostre spalle c'è una moschea molto bella, però purtroppo al momento ancora il ragazzo ci ha detto che è chiusa, aprirà più tardi. Qui gli orari sono sempre un po' così. Un po' così. E nascosta dietro la nebbia c'è l'antica fortezza, che è diventato un luogo inespugnabile, è un presidio militare, e i locali dicono che solamente provare a scavalcare il filo spinato, esatto, potrebbe essere un suicidio. Quindi noi ce ne stiamo ben oltre. Esatto, speravamo di vederla da sotto, ma come vi abbiamo detto sarà dura oggi. E dopo una bella salita per questi vicoli strettissimi siamo giunti nella piazza centrale.
E qui ragazzi si va in banca con il cavallo, come ai vecchi tempi. Questa ragazzi è una zona molto famosa per la produzione di sapone, infatti si trovano tantissimi negozi sulle vie principali con panetti di produzione di sapone naturali con aggiunta di lavanda o altre spezie. Molto bello e molto colorato. Merhaba. 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 Non lo so. Ragazzi, c'è uno spiraglio di sole e si intravede il castello su in cima, quello inaccessibile. Esatto, infatti c'è tutto il filo spinato, si E vede. guai a voi se lo passate. Ci pensate nemmeno, eh? Adesso ci infiliamo in questi vicoletti che sono super colorati, con tutte queste creazioni di legno molto belle e particolari. Qui c'è il gattino che ha fame, vero? Vicino. È lui che mi augura? No, un altro. Ah. Ehi, bellino, morbido. Quanti E pedala. pellosetti bellini che ci sono. E pedala, vedi? Pedala. Andiamo su. Facciamo Dai, un giro. scendi che dobbiamo... Dai, scendi. Incuriositi dalla notevole presenza di questi cartelloni con la foto di Marilyn Monroe, siamo andati a cercare sul web e abbiamo trovato che di fatto la Marilyn Monroe, quella doc d'original, non c'entra nulla. Ovvero, questa è la storia
di una donna molto bella, affascinante, Melek Akarmut, che è praticamente una donna bionda assomigliante in tutto e per tutto a Marilyn Monroe. Ma non è questo che l'ha resa famosa. Lei si è tirata sulle maniche, si è data da fare, pensate un po', e ha studiato un brevetto per il sapone. Vi abbiamo detto che in questa zona è molto famoso il sapone, quindi lei ha brevettato proprio un sapone particolare e l'ha chiamato Marilyn Monroe. Quindi con questo binomio del suo aspetto assomigliante a Marilyn Monroe e di questa intraprendenza, perché ha fatto sì di attirare tanti turisti in questa città di Mardin, e soprattutto ha dato anche un messaggio a tutte le donne di appunto di intraprendenza, di donna in affari, di donna in carriera, e tutte queste cose messe insieme l'hanno appunto resa una donna di successo. Da lodare il suo amore per gli animali, e ha costruito tante di queste casette, di questi alloggi per gli amici pelosi. Pensate un po', la sua storia è anche approdata su un famoso magazine internazionale. E quindi abbiamo dato anche noi un contributo comprando questo bellissimo sapone alla lavanda. Così va alla nostra amica Monroe, fake Monroe. E anche a Pelosetti. Pelosetti, perché lei ha fatto un gran lavoro con questi gatti. Anche cani, non solo gatti. Gatti e cani. Piano piano ragazzi ce la facciamo, si apre il cielo, dai, speriamo di riuscire a vedere qualcosa. Mesopotamia, eccoli qua, le bottiglie di vino della Mesopotamia. Ogni tanto c'è qualche raggio di sole che va e viene e noi ci dirigiamo verso il nostro Charlie, facciamo rientro. Compriamo un po' di pane, dai. Ma questo è tipico? È tipico, questo, prendiamo uno di questi. E poi quello sotto è quello tipico. Ma che sei stata alla boutique? Noi ragazzi sul cibo non ci fregano, eh? Ciao, hello, bye bye. Saluta il bambino. Abbiamo comprato questo pane tipico, questo panificio buonissimo, e anche questo sotto che è più basso, schiacciato, non mi chiedete il nome perché ce l'ha ma non me lo ricordo, l'altro pane tipico Nel negozio precedente. E in più dei biscottini al cioccolato, perché il bimbo, Un dolcino ci vuole. il bimbo va alimentato, se no. Come vedete la nebbia è andata via, il sole va e viene, rivediamo questa piazza un po' meglio, vediamo anche meglio la fortezza, il castello su in cima, e ci apprestiamo a raggiungere il nostro Charlie. Non è mica finita qui, dobbiamo levare tutti i panni stesi. Oddio, non me lo ricordare. 3 lavatrici di roba sparpagliate che dobbiamo cercare di tendere dentro Charlie. Perché sicuramente sono umidissimi. Sì, certo, perché il sole c'è stato 5 minuti a tratti, quindi Charlie diventerà l'asciugatrice. E poi ci spostiamo verso la prossima cittadina. Merhaba. Facciamo... Cambia di programma, ragazzi. Prima di andare da Charlie, un piccolo pranzetto, un bel kebab. Esatto, tanto per cambiare. Eh sì, abbiamo tanta fame. Perché ci ha spaventato l'idea di dover mettere tutti i pani ad asciugare a stomaco vuoto. Esatto, e a stomaco vuoto, e quindi abbiamo detto ma mangiamo prima così non ci fregano. Buon appetito. Buon appetito. Buono ragazzi. Prendiamo anche un po' di frutta da questo simpatico signore. Orange.
Thank you. Sorry. Senin mi? Gel, gel. Sì, sì, sì. Nel frattempo ripiove. Mannaggia. E noi aspettiamo qui sotto la tenda del simpatico signore, il fruttivendolo. Non si capisce una parola perché secondo Tutta me non gesti, parla nemmeno tutta turco. gesti. Parla un po' diverso del turco. Qui ci sono influenze kurde, arabe, quindi non è facile, Non è non facile. perché il turco lo capiamo, però ormai diciamo un po' l'accento turco l'abbiamo, il suono insomma. E questo è diverso. È diverso. Ah, per la cronaca, il kebab 50 lire a testa, che sono 1,50 euro. Esatto, quindi con 3 euro ci siamo cavati il pranzo. Sì. Più che pioggia è grandine. E 2. Povero Charlie, povero Charlie. Almeno si lava un po'. I panni! I panni, i panni. Il signore ci ha fatto mettere dietro al banco della frutta in attesa che passi la grandinata e noi vediamo la frutta. Forza donne! Quanto vai? Io svendo tutto, Nel frattempo hanno aperto la moschea perché apriva a metà mattinata e così la possiamo ammirare prima di tornare dal nostro Charlie. Non ci si fa più. Siamo fermi sotto un palazzo e Charlie, e lo vediamo, è a poca distanza. Ma è irraggiungibile. Ma è venuta giù la grandine, l'impossibile, non riusciamo a uscire da questo. In questi giorni ne becchiamo di tutte, tra neve, grandine, sì. pioggia. Non riusciamo a asciugare i vestiti, cioè è un problema. Vabbè, riscaldamento a manetta, sia di Charlie che della cellula. E passa la paura. Così. Vedi, è tutta grandine, ma non è questa neve, cioè sì, lassù questa è neve, una grandinata, questa è neve. Ma quanto cibo abbiamo, che carrellata di piatti. Wow. E che profumo che viene. Cenetta del sabato sera. Stasera ci trattiamo bene. Un bel locale, un bel ristorante, loro le chiamano locantasi, che sarebbe una sorta di locanda, griglieria, diciamo, Griglieria. un po' di tutto di più. Ci siamo spostati nella città di Midyat. Midyat e quindi ora ci facciamo questa buonissima cena. Abbiamo 2 buonissimi piatti, kebab misto di pollo No, yogurt. e altro. Mettiamo lo yogurt, l'Airan. Non è Iran, No, non è Airan. non è salato. Non è salato. speziato. È speziato. Questa è infuocata. Questa è infuocata, già provata. Questa è ancora salatine di accompagnamento, non l'ho provati.
Ora spengiamo perché ci pappiamo tutto. Sì, sicuro. Sono scene che non si possono mostrare in TV. L'ennesimo chai. L'ennesimo chai, ragazzi. E vai di chai, e vai di chai. Com'era il cibo? Buono, buono, si è mangiato bene. Come vedete abbiamo spazzato via tutto. C'erano praticamente dei bocconcini di carne, di pollo e di manzo. Di manzo, sì, perché avevano finito alcune altre cose che volevamo assaggiare Eh sì, e le assaggeremo in futuro da qualche altra parte. non mancheranno le occasioni. E quindi niente, insomma, Ora ci beviamo ci siamo pienati. un bel chai caldo. Questi lo offrono sempre loro, Li sono offrono carini. sempre, sì. Come al solito non si tocca, ci vogliono i guanti di amianto perché è ustionante, Ci vuole un po'. Non si tocca. però fa digerire.